Ciao, ti do il benvenuto su InfemMath. In questo tutorial analizziamo la sintassi della funzione più.se di Excel, introdotta nella versione Office 2019 e disponibile nella versione in abbonamento Microsoft 365. La funzione più.se è una valida e più potente alternativa alla funzione se nidificata, poiché, oltre ad avere una sintassi di più semplice lettura, consente di testare fino a 127 condizioni diverse. Come già detto per la funzione se, però, ti sconsiglio di immettere troppe condizioni per due semplici motivi. Per prima cosa, se utilizzi gli operatori di confronto, le condizioni devono essere inserite nell'ordine corretto, altrimenti è molto probabile ottenere risultati errati. Inoltre, creare, testare ed aggiornare le condizioni, quando sono molte, diventa difficile e laborioso. Per comprendere al meglio la sintassi di questa funzione, procediamo subito con un primo esempio. Iniziamo! Questo primo esercizio è già stato risolto nel video precedente utilizzando la funzione se nidificata. Vogliamo risolverlo nuovamente utilizzando la funzione più.se. Il nostro scopo è quello di scegliere la compagnia elettrica più conveniente in base al consumo di energia elettrica espresso in kilowattora. Dobbiamo dunque confrontare i dati presenti nella colonna B e nella colonna C e far comparire nella colonna D il nome della compagnia più vantaggiosa, che può essere la Energy Power oppure la Electricity Plus. Esiste però un terzo caso, il caso in cui le due tariffe siano uguali. In tal caso deve comparire la scritta indifferente. Annulliamo ora le operazioni effettuate, posizioniamoci qui nella prima cella vuota ed inseriamo la funzione più.se. Digitiamo uguale, più e selezioniamo con un doppio clic la funzione interessata. Per aiutarci, visto che è la prima volta che utilizziamo tale funzione, clicchiamo sul pulsante FX. Nella wizard che si apre, dobbiamo effettuare un test. Se la cella B4 è minore della cella C4, la nostra scelta ricadrà sulla compagnia Energy Power. Selezioniamo dunque la cella B2 e blocchiamola col tasto F4, poiché quando trascineremo la formula verso il basso, tale dato dovrà rimanere fisso. A questo punto è comparso un nuovo campo di inserimento. Dobbiamo effettuare un nuovo test. Se la cella B4 è uguale alla cella C4, dovrà comparire la scritta indifferente. E ti ricordo che quando utilizzi questi campi di inserimento non sono necessarie le virgolette, che compariranno automaticamente selezionando il quinto campo. Effettuiamo ora un terzo test. Se la cella B4 è maggiore della cella C4, la scelta dovrà ricadere sulla compagnia Electricity Plus. Premiamo il tasto Tab per scendere e visualizzare un nuovo campo e clicchiamo sulla cella C2, dato che blocchiamo mediante il tasto F4. Confermiamo ora la formula cliccando su OK e trasciniamola verso il basso con un doppio clic. La formattazione condizionale applicata in precedenza ci permette immediatamente di capire quando è conveniente una compagnia o l'altra, oppure quando è indifferente la scelta. Tornando in cima e cambiando ad esempio il canone mensile della Energy Power, possiamo notare che la scelta può essere effettuata in un attimo. Riepiloghiamo ora brevemente la sintassi, clicchiamo nella cella in cui è stata inserita la formula e clicchiamo all'interno delle parentesi della funzione più se. La sintassi è molto più semplice di quella di un se nidificato, poiché viene effettuato un test e viene visualizzato il risultato corrispondente, un secondo test e il risultato corrispondente, un terzo test e così via. Analizzando invece la funzione se nidificata, si può notare che è più difficile capirne la sintassi e quindi correggere la formula in caso di errori, e questo diventa sempre più complesso maggiore è il numero dei se nidificati, poiché bisogna entrare all'interno dei se successivi ed analizzarli istruzione per istruzione.
Passiamo ora ad un secondo esempio. Anche questo esercizio è stato risolto nel video precedente utilizzando la funzione se nidificata. Vogliamo ora risolverlo mediante la funzione più.se, che ha una sintassi molto più semplice quando ci si presentano più alternative. Se non hai visto il video precedente, ti descrivo in breve la consegna. Dobbiamo analizzare il punteggio di ogni allievo, presente nella colonna punteggio, ed assegnare un giudizio utilizzando le corrispondenze presenti nella tabella gialla qui a destra. Ti ricordo che il compreso non esiste in Excel e si può ottenere mediante la funzione E, che però non ti ho ancora spiegato. Utilizziamo dunque questa strategia. Se il punteggio è maggiore di 89, assegneremo ottimo. Se è maggiore di 79, distinto. Se è maggiore di 69, buono. Maggiore di 59, sufficiente. E minore di 60, non superato. Ti ricordo che inserire le condizioni in quest'ordine è fondamentale per evitare di ottenere risultati errati. Selezioniamo dunque questa prima cella vuota e digitiamo uguale più, selezioniamo la funzione che ci interessa e per comodità clicchiamo sul pulsante FX. Iniziamo ad inserire il primo test. Se il punteggio è maggiore di 89, il giudizio assegnato sarà ottimo. Al posto di scrivere ottimo manualmente, selezioniamo la cella F2 e blocchiamola mediante il tasto F4. In questo modo, cambiando i giudizi in tabella, usando ad esempio le lettere A, B, C, D e così via, i giudizi cambieranno automaticamente in base ai dati inseriti in tabella. Inseriamo ora il secondo test. Se la cella B3 è maggiore di 79, il giudizio assegnato sarà distinto. Blocchiamo la cella mediante il tasto F4 e procediamo con il terzo test. Siccome la procedura è molto ripetitiva, procedo più velocemente e siccome non vedo i campi successivi, premo il tasto Tab per passare da un campo all'altro. Clicco ora su OK ed il gioco è fatto. Anche se la formula sembra molto contorta, cliccando all'interno delle due parentesi è possibile analizzarla utilizzando lo screen tip qui in basso. E la cosa è molto semplice poiché ad ogni test logico corrisponde un risultato. Ti ricordo invece che analizzare la formula se nidificata è molto complesso, poiché oltre al fatto che presenta molte parentesi e bisogna ricordarsi qual è il numero di parentesi da chiudere, lo screen tip non ci aiuta molto, soprattutto quando andiamo a analizzare il se falso, che comprende altri se, all'interno dei quali il se falso è sempre molto complesso. Uno stratagemma per rendere le formule più leggibili è quello di espandere la barra della formula ed andare a capo mediante Alt invio ogni volta che inizia una nuova funzione se. Quindi posizionandosi all'inizio di una funzione se e premendo Alt invio, tutti i se possono essere incolonnati e dunque la formula risulta più facile da leggere. Infine posizioniamoci prima dell'ultimo se falso e premiamo nuovamente Alt invio. E così anche un se nidificato può essere più leggibile, anche se, secondo me, la leggibilità del più.se è notevolmente migliore. La tecnica per andare a capo mediante alt invio si può applicare anche al più.se, rendendo anche in questo caso la formula molto più leggibile. Come abbiamo già visto, questa formula è leggibilissima se in fase di creazione utilizziamo il pulsante FX. Se invece decidiamo di premere Alt invio, può essere comodo allineare le condizioni mediante la barra spaziatrice. Trasciniamo ora la formula verso il basso, assegnando in questo modo un giudizio a ciascun allievo. Se vuoi un consiglio, piuttosto che metterti ad allineare le condizioni sia nella funzione più.se che nella funzione se nidificata, ti consiglio di utilizzare il pulsante FX in fase di creazione. E ti ricordo che nel video precedente ti ho svelato un trucchetto che semplifica notevolmente l'inserimento di tanti se nidificati. Passiamo ora ad un nuovo esercizio. Dobbiamo calcolare automaticamente i risultati in schedina. Dopo aver esaminato il risultato di una partita, nella colonna R deve comparire 1
se vince la squadra che gioca in casa, dunque la squadra a sinistra, X in caso di pareggio e 2 se vince la squadra in trasferta, cioè la squadra a destra. In questa prima riga, siccome il risultato è di 5-6, vince la squadra in trasferta, cioè l'Empoli, ed il risultato in schedina è 2. I punteggi nelle celle rosa sono inseriti in modo casuale, utilizzando la funzione casuale.tra con valori fra 0 e 6. Si tratta dunque di valori volatili, che cambiano ogni volta che si preme il tasto F9. Come puoi notare, la schedina viene calcolata in modo automatico. Ti consiglio ora di mettere in pausa e di provare a risolvere personalmente il quesito utilizzando la funzione più.se. Ci sentiamo fra poco per la soluzione. Posizioniamoci nella cella E2 e digitiamo uguale più, selezioniamo con un doppio clic la funzione più.se e clicchiamo sul pulsante FX. Se il punteggio del Venezia, cella C2, è maggiore del punteggio dell'Empoli, cella D2, il risultato in schedina sarà 1. Se invece il punteggio del Venezia sarà uguale al punteggio dell'Empoli, il risultato in schedina sarà X. Ed infine, se il punteggio del Venezia sarà minore del punteggio dell'Empoli, il risultato in schedina sarà 2. Confermiamo con OK e copiamo la formula verso il basso. Prima di concludere, voglio farti notare un'ultima cosa. Per far comparire nuovi campi, io ho premuto il tasto Tab, ma puoi benissimo andare qui e scendere utilizzando le frecce, oppure trascinando questo indicatore verso il basso, fino alla condizione numero 127. Ti ricordo che il vantaggio di utilizzare questa wizard è quello di avere dei suggerimenti qui nella parte bassa ed inoltre è possibile scrivere del testo nelle formule senza utilizzare le virgolette che saranno inserite automaticamente, come puoi notare anche qui nella barra della formula. Per oggi è tutto. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e a condividerlo con gli amici e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro. Se non l'hai già fatto, ti invito a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Ti aspetto nel prossimo video. Ciao!